Kanye Amman, che conosce da tempo la frase l'amante delle ragazze, è diventato famoso con la serie Erkençek ed è stato amato dai suoi fan in Italia. La nostra star, che impressiona le donne con la sua posizione, carisma e fiducia in se stesse, era una figura secondaria a cui nessuno avrebbe guardato indietro fino a qualche anno fa. Quindi cosa è cambiato da allora? Cosa ha acquisito Kanye Amman negli ultimi anni? Kanye Amman è originariamente entrato nelle nostre vite con la serie TV Gio con Dieresi NU con Dieresi L. Isleri. L'anno era il 2014. Gli piaceva in una certa misura per il ruolo di Bad, in cui interpretava un amante modesto e timido. Ma penso che questa determinata misura non gli bastasse. Attende pazientemente e con nostalgia i giorni in cui sarà amata di più e diventerà l'amante delle ragazze. Inoltre, è stato annunciato. Ecco perché sto facendo questa previsione. In un'intervista che ha rilasciato all'epoca, ha detto: "Non potevo ottenere il ruolo a causa delle mie spalle larghe". Ha detto che ha perso 5-6 kg di muscoli per diventare il povero amante Badr che ha interpretato, e che è diventato brutto perché è troppo bello. Il fatto che una persona si consideri bello o bello è probabilmente una buona cosa in psichiatria. Ma tu sai, la scala della bellezza in Turchia è piuttosto ampia. Alcuni includono Kıvanç Tatlıtuğ e Kerem Bürsin Dieresi Irsin, ad alcuni piacciono le brune come Kenan İmirzalıoğlu e Barsardu. Kanye Amman, invece, è un nuovo colore per la Turchia, che possiamo considerare nella categoria marrone. Ecco perché si distingue dagli altri. Allora è davvero bello? Se lo guardiamo oggettivamente, sì. L'uomo ha tutto in abbondanza. Troppi muscoli, troppi capelli, troppa fama, troppa fiducia in se stessi, un po' più di fiducia in se stessi, eccetera. Il trend degli ultimi anni è esagerazione. Perfetto per la donna turca che ha le tende argentate installate nella sua casa. Kanye afferma quanto segue nella continuazione della sua intervista: "Sono stato guardato in passato. Quando sono entrato in un posto, le teste giravano. Non so se mi guardano perché sono bello o perché sanno me. Non ho bisogno di dirlo comunque, perché mi stanno guardando. Non c'è bisogno di essere modesti a questo punto. Nessuno. Che cosa strana, non è vero? Tuttavia, ai tempi in cui ci piacevano Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin Dieresi Irsin e Kenan İmirzalıoğlu, dentro di noi c'era un'innocenza. A quel tempo, stavamo segretamente pensando: una bella persona è bella quando non finge di essere bella. Volevamo la modestia. Ci piacevano gli uomini che non esageravano il loro carisma e rischiavano di cadere in disgrazia una volta ogni tanto. Amavamo coloro che si lasciavano prendere in giro e non pensavano: mio Dio, quanto sono meraviglioso ogni momento in cui respiravano. Una persona che non aveva bisogno di essere modesta riguardo alla sua bellezza non sarebbe nemmeno entrata nel nostro campo visivo. La cosa peggiore che può succedere a una persona è probabilmente la fama. Tuttavia, alcuni sono in grado di trasformare questo in un vantaggio. Kanye Amman è uno di loro. Come ogni persona intelligente, è consapevole di quanto sia famoso e lo usa al meglio. Ora ha anche una squadra che lavora per aggiungere fama alla sua reputazione. Mentre soddisfa il desiderio della donna turca di avere un uomo bello e romantico sul set durante il giorno, svolge la stessa funzione nei club di notte. Ma ci sono alcuni punti a cui prestare attenzione. Deve sapere, ma ascoltiamo da Mevlana. Stai lontano dallo spettacolo, nasconditi. Se lo diventi, gli uccelli ti prenderanno e ti mangeranno. Se diventi un germoglio, i bambini ti faranno a pezzi. Nascondi il grano, diventa una trappola completa. Sembra un grano in una trappola. Nascondi il tuo bocciolo, mostrati come un'erbaccia sul tetto. Chi mette all'asta la sua bellezza e insegue la fama, gli accadranno centinaia di guai, si presentano centinaia di brutti incidenti. Gelosia, rabbia, occhi malvagi, come l'acqua della tuta, si svuota sulla testa del personaggio famoso. I nemici lo pugnalano con invidia, lo fanno a pezzi. I suoi amici continuano a dargli mal di testa a causa dei loro bisogni. Il denaro è sinonimo di libertà e rispetto. Penso che siamo d'accordo su questo. Ma quando si tratta di essere sia famosi che ricchi, può diventare disastroso. Il denaro può improvvisamente diventare il diavolo. Forse non è abbastanza per rendere una persona cattiva di per sé, ma è necessario fare buon uso della fama che deriva dal denaro. Sfortunatamente, la maggior parte degli uomini ricchi e famosi sono persone che portano felicità nelle loro vite solo con ciò che il denaro può comprare.
Non hanno detto per niente, se vuoi conoscere un uomo, aspetta prima che riceva i soldi. Istanbul è piena di uomini che hanno trovato soldi dopo i 30 anni. Quegli uomini che, dopo essere stati uomini, cadono preda di ogni bella parola, vengono catturati in ogni sguardo, fanno di creare il tempo per non sprecare uno stile di vita. Tuttavia, nella vita ci sono cose più importanti del denaro e della fama. Siamo sicuri che anche Kaniaman ne sia consapevole. Penso che Kaniaman abbia ragione. Kaniaman ha ragione, sì, dal momento che il 99% delle ragazze turche si innamora degli uomini nelle pubblicità dei biscotti, presumendo che siano colti, gentiluomini e di carattere. Discuterò con chiunque affermi il contrario. Del resto noi donne abbiamo imposto che quello che chiamiamo muscolo è una delle caratteristiche che un uomo dovrebbe avere. Abbiamo detto alle ragazze piace six pack, adone, deltoide, trapezio e così via, ci siamo comportati come se fosse roba abbastanza buona. Sì, Kaniaman ha ragione. Ma purtroppo i fatti sono diversi. Nessuna donna intelligente uscirebbe con un uomo solo perché il suo corpo è bellissimo. Tu dici, voglio una ragazza che trascorre tutto il suo tempo nei centri estetici e nelle palestre, allora sei sulla strada giusta. Se il tuo pubblico di destinazione è diverso, sarai resettato con l'autorivelazione del tuo cervello, che non potresti sviluppare perché non riuscivi a trovare il tempo dal corpo. Coloro che intraprenderanno un tale percorso, per favore basano su ragazze che sono come loro. Non perdere tempo, vergognati. Kaniaman è probabilmente un uomo che ha sviluppato la sua mente oltre che il suo corpo. Non lo conosco, ma posso comunque consigliare questo: se non parli così tanto di sport, starai meglio, signor Khan. Siamo giunti a una soglia molto pericolosa per Kaniaman. Perché questa libertà crea problemi come non innamorarsi affatto o, peggio ancora, non dover mai soffrire per amore. Gli uomini che hanno molte donne intorno di solito hanno problemi con queste donne. Distribuiscono perline blu a tutti loro e poi dicono, non ho fatto niente, e alla lunga, quando tornano a casa, le due coppie diventano uomini soli e infelici che non trovano nessuno con cui chattare. Spero che Kaniaman non cada in questa trappola, perché merita una vita felice e umile come tutti gli altri.